Ciao a tutti, come usare la fisica quantistica per rendere i tuoi sogni la tua realtà? Allora, dobbiamo tenere presente questo, che fisica quantistica e legge d'attrazione sono strettamente interconnessi, perché ovviamente non esiste una differenziazione nelle leggi dell'universo. Quello che spiega la fisica quantistica da un punto di vista appunto matematico sperimentale, la legge d'attrazione lo spiega attraverso la filosofia, ma anche le discipline orientali, come il buddismo, arrivano alle stesse conclusioni. E quali sono queste conclusioni? O perlomeno, qual è la conclusione principale che ci permette di trasformare i nostri sogni in realtà? Quello a cui arriva la fisica quantistica, a cui peraltro arrivò già il Buddha 2500 anni fa, è una cosa fondamentale, che noi esseri umani, ma in generale ogni manifestazione dell'universo, è priva di esistenza autonoma. Cosa significa priva di esistenza autonoma? Significa che nulla esiste in modo singolare, in modo autonomo. Tutto è vuoto di esistenza intrinseca, di esistenza autonoma, ma perché tutto è interconnesso. E quindi questo vuol dire che tutto è interdipendente, vuol dire che dipende dagli altri e tutto dipende da tutto il resto. Quindi questo è ciò che ci permette di trasformare i nostri sogni in realtà, perché noi, come esseri umani, abbiamo un potere, il potere dell'interazione, il potere di trasformare l'universo interagendo. Ed è lo stesso potere che hanno, che si ha nella fisica quantistica quando si fanno gli esperimenti. La volontà, l'intenzione, l'interazione che mette in atto lo sperimentatore determina l'esito dell'esperimento. Determina il fatto che l'elettrone si comporti da particella, ad esempio, o si comporti da onda elettromagnetica, da energia. Questo per fare un esempio dell'esperimento tipico delle doppie fenditure. O è l'intenzione dello sperimentatore che fa collassare la funzione d'onda di Schrödinger e questo elettrone non locale, presente dappertutto, si materializza in una posizione. Tutto dipende da cause e condizioni. E cosa sono le cause e le condizioni? Sono le azioni che noi facciamo. È quello che nel buddismo, ad esempio, viene chiamato karma, o è quello che nella fisica quantistica o nelle discipline connesse alla fisica quantistica viene chiamata intenzione. Perché le cause e le condizioni sono delle azioni che noi facciamo, quindi interagendo, che determinano l'avvenimento di alcuni eventi piuttosto che di altri eventi. E queste cause e condizioni si manifestano in tanti modi, facendo accadere degli eventi piuttosto che altri eventi. Quindi noi se vogliamo che nella nostra vita accada qualcosa, dobbiamo determinarne le cause e le condizioni affinché questa cosa che vogliamo che accada possa accadere. E le cause e le condizioni le determiniamo attraverso delle azioni. Ora, quando si usa il termine azione o in fisica quantistica si utilizza il termine intenzione dello sperimentatore,
Non intendiamo soltanto delle azioni pratiche, anche se intendiamo delle azioni pratiche, ma intendiamo, come viene espresso ad esempio nel buddismo, delle azioni di corpo, di parola e di mente, cioè di pensiero, di parola e di azione. Cioè tutto ciò che noi facciamo deve essere fatto o può essere fatto, per essere fatto in modo completo, per avere un'intenzione completa attraverso un pensiero, ciò che noi pensiamo. Ciò che noi pensiamo influisce la realtà, la trasforma, la cambia. Sembra una cosa strana, ma il nostro pensiero, non soltanto da un punto di vista, come dire, filosofico, ma trasforma proprio la realtà. Sono stati fatti ad esempio diversi esperimenti con l'acqua. Inviare dei pensieri positivi all'acqua, anche semplicemente scritti su dei bigliettini, perché se io scrivo qualcosa, intanto uso la parola, diciamo, no? La parola scritta, ma quello che conta è l'intenzione. Questi pensieri hanno trasformato completamente i cristalli dell'acqua quando questi cristalli si sono, come dire, vengono congelati e vengono, se le parole sono intenzioni positive, i cristalli appaiono ordinati, appaiono in una situazione appunto ordinata. Quindi è importante far sì che queste cose accadano nel modo giusto. Quindi noi dobbiamo interagire. E allora dobbiamo interagire con un'intenzione. Se io voglio che nella mia vita accada amore, si materializzi il sogno dell'amore, devo agire nel mondo manifestando intenzioni d'amore e donando amore attraverso il pensiero. Ad esempio, pensare quando si incontra una persona, io desidero che tu possa essere felice. Questa è un'intenzione profonda, se lo faccio con sincerità, perché l'intenzione che una persona possa essere felice è un'intenzione d'amore. L'amore è il desiderare che gli altri possano essere felici. Però possiamo anche fare delle azioni, ad esempio cercare di alleviare le sofferenze degli altri, cercare di dare, come dire, un piacere alle altre persone, agli altri esseri, in modo equanime. E questo è un altro importante, in modo equanime vuol dire con distacco dal risultato, in modo non fare la preferenza, perché questo noi siamo abituati e trascende un po' il concetto dell'amore. Comunque, agendo in questo modo andremo a determinare cause e condizioni affinché nella nostra vita si manifesti l'amore. Vogliamo che si manifesti, come dire, l'abbondanza, sia di natura economica, sia di natura, di qualunque natura, dobbiamo crearne cause e condizioni. Crearne cause e condizioni vuol dire, ad esempio, donare. La generosità porta, da un certo punto di vista, abbondanza. Trasferiamo all'universo il concetto che noi possiamo donare, quindi possiamo ricevere. È dando che si riceve. Questo lo diceva anche San Francesco. Persone avare, chiuse, sì, magari accumulano, ma con sacrificio diventa tutta una sofferenza, e tra l'altro diventa tutta una sofferenza. Diventa tutto una sofferenza. Invece essere generosi crea delle cause e delle condizioni affinché noi possiamo ricevere. Ecco, questa è la magia della fisica quantistica applicata alla vita quotidiana per ottenere, per raggiungere, per realizzare, per concretizzare i nostri sogni. Dobbiamo interagire creando le cause, le condizioni tali per cui nella nostra vita si manifesti ciò che desideriamo. E in prima istanza dobbiamo dare ciò che desideriamo. Questo è il vero segreto, the secret. Dobbiamo dare ciò che desideriamo ottenere. E questo è veramente il segreto. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti a questo canale
e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.